sa di cazzo. Mentre tutti quelli che conosco sono in vacanza, fa quasi male guardare le storie di Instagram questi giorni. Io sono qui. Ho lavorato tantissimo quest'estate, tantissimi bei progetti. In questo video volevo parlartene, volevo fare un piccolo riassunto dei progetti fatti in quest'ultimo mese praticamente, quindi da quando sono tornato dall'Islanda ad adesso, che siamo nella prima settimana di agosto. I più importanti, prima cosa ho fatto uno shooting a Milano per AIA, dove c'era appunto anche Francesca Piccinini. Si trattava di un progetto dove abbiamo filmato sia contenuti verticali che orizzontali, degli workout, eccetera, ricette, che alcune cose che vanno sul social, alcune cose che vanno sul sito di AIA. È un lavoro tramite agenzia, come la maggior parte dei lavori che faccio. Diciamo i clienti più grossi non sono mai clienti diretti. Quindi 2 giorni di set a Milano, mentre la grandine e il vento stava tirando giù mezza Milano. Il primo giorno abbiamo girato tutto e trovato le inquadrature e deciso come muoverci il giorno dopo con la star, per non perdere tempo con il cliente, con tutto lo staff lì. Fondamentale per risparmiare, ovviamente, per non dire che è un buon senso non trovarsi il giorno dello shooting per impostare tutto facendo aspettare persone e ruoli che non sono collegati con questa fase. Ho filmato tutto con la ZV-1 e 2 A7S3. È stato bello anche prevedere uno shot verticale che mi è piaciuto molto, cioè vedere questa situazione tra la regia, diciamo l'Atomos, non mi ricordo il nome, che ti permette appunto di switchare tra i diversi canali, quindi il regista poteva vedere tutte le inquadrature come erano, eccetera, e l'inquadratura zenitale era, secondo me, è venuta benissimo per questo tipo di contenuto. Questo qui è l'unico progetto che ancora devo finire da editare questi giorni. A proposito di editare, la maggior parte del tempo l'ho investito, cioè più che investito, la maggior parte del tempo è andato via in editing, quindi sono rimasto rinchiuso in casa a montare video. Però erano comunque tutti progetti molto interessanti e mi sono anche abbastanza divertito nel farlo. Primo è Luxardo, perché abbiamo sempre con la stessa agenzia con cui abbiamo shottato AIA, abbiamo fatto questi reel con queste ricette per dei cocktail e mi sono divertito tantissimo a filmarlo ma anche a editarlo, perché è da un po' che non facevo dei b-roll puri, quindi sì, mi sono divertito un sacco a filmare dei b-roll. È stato molto divertente anche il montaggio, perché mi sono sbizzarrito un po' in fase di ripresa, però in montaggio poi ho dovuto fare un po' di fatica a ricreare a ritrovare tutti i suoni precisi per fare i video, però secondo me il risultato è top. Non vedo l'ora di buttarli fuori questi video, metterò un'anteprima qui sperando che non sia troppo un problema, magari un pezzettino, un piccolo pezzo. You think of Luxardo and green rolling hills come to mind, but in the beginning it was another story. The very first Luxardo distillery was born in 1821 by the beautiful shores of Zadar, where the founder, Girolamo Luxardo, was sent as a consular representative. We are always looking forward, but never forgetting our roots. And we can still taste that fresh breeze. Ho finito di montare Hydrogen, che era il cliente che abbiamo portato durante il workshop a Tenerife. Il video finale non mi è dispiaciuto per niente, l'ho fatto un po' dinamico, un po' tanto dinamico come montaggio. Ultimamente sto cercando di stare più blando possibile, mi piacciono le musiche un po' più cinematiche, eccetera, e qui invece ci ho spinto parecchio. Mi aspettavo di avere più materiale da chi ha partecipato al workshop, da vedere e commentare, però anche tornate a casa con tutti i lavori, i casini, posso anche capirli che non avessero avuto tempo per stare lì a montare anche un altro progetto. Poi abbiamo Chris Joy, che è un brand di moda che ho girato appena tornato dall'Islanda, e qui ho fatto un montaggio molto fast, tagli veloci, eccetera, anche per come ho dovuto filmare, quindi è stata una situazione un po', diciamo, dove avevo poco tempo e dovevo fare cose che sembrino cose. È stato un po' difficile quella parte lì, però il montaggio alla fine non mi è dispiaciuto, perché la modella comunque mi ha dato tanta varietà, poco tempo, varietà di pose, eccetera, quindi ci siamo capiti, ci siamo mossi bene. L'unica cosa che qui il cliente ha preferito tipo i video senza sound design, il che secondo me non lo so, facciamo così, decidi tu, ti faccio vedere il video
video con sound design e il video senza sound design, o il contrario. Senti la differenza e dimmi un po' la tua nei commenti. Voglio mettermi qua, visto che è uscito il sole, per dare una texture un po' strana, una svolta un po' strana a questo video. Questa potrebbe essere anche per la copertina. Dopo ti spiegherò anche perché ho una macchinetta in mano, eppure una Nikon. Poi ho fatto questo shooting che è stato una figata assurda. Ho fatto uno shooting per Falcam, che è questo brand che fa dei rig, attrezzature per le camere. La cosa figa è stata che mi ha chiesto e mi ha dato come reference un mio video travel che ho fatto in Sardegna con la mia ex. Fantastico perché è il mio campo ed da un bel po' di tempo che non facevo una cosa del genere e mi mancava davvero tanto girare questo tipo di contenuti. Infatti non vedo l'ora di farvelo vedere questo video perché lo ripubblicherò anche sul mio canale e il look e le vibes sono state semplicemente fantastiche. Tranne per una schienata che ho fatto da 8 metri mi pare, quella ha fatto male, sì, mi ha letteralmente aperto la schiena una certa. Però per il resto bellissimo, cioè stupendo, è uno dei progetti più relax e più divertenti che abbia fatto di recente, ne sono veramente molto felice, l'ho editato tipo in 4 ore. Grazie Falcam che mi hai costretto a fare questa cosa stupenda. Volevo fare una piccola pausa per ringraziare lo sponsor di oggi che in realtà sono io, probabilmente anche tu, nel senso che io ci metto tutta questa cosa, ci investo il mio tempo appena riesco, quando ho un attimo di respiro dai lavori, anche quando non ce l'ho e mi complico la vita, e probabilmente anche tu sei sponsor di questo canale perché hai comprato magari i prodotti digitali, il tariffario, la consulenza, latte eccetera, quindi grazie a me e grazie soprattutto a te che insomma credi un po' nelle cose che faccio. Andiamo avanti. In generale ho fatto una serie di call in questo periodo per possibili lavori e collaborazioni a partire da settembre. Clienti potenzialmente interessanti, anche se di solito su 4 clienti ho agenzie che mi contattano, solo una poi accetta i budget o condivide comunque lo stesso mindset per la comunicazione o la creazione di contenuti. Di solito sono appunto anche, mi dispiace dirlo, ma una perdita di tempo. Un po' grazie all'esperienza cerco di portarli a parlare subito di budget ed iniziare a fare almeno un primo lavoro insieme. E grazie al tariffario ci metto anche 2 minuti a fare un preventivo, quindi diretto al budget e con un metodo pratico e costante per dare i prezzi, per dare e fare i prezzi. Così chi cerca semplicemente schiavetti a poco, e sì, quando lavoriamo sotto costo siamo degli schiavetti, o chi non è realmente serio o interessato viene filtrato subito senza che rischi di perdere giorni di riunioni, call eccetera, perché anche quello alla fine è tempo preziosissimo che ti va via. Se non sai cos'è il tariffario, guarda questo video, comunque è un file Excel dove io praticamente metto le ore che presumo di fare per una determinata fase, tutte le fasi di un progetto, tenendo conto le tasse, l'ammortamento attrezzatura e altri aspetti, ho un prezzo finale che mi permette di rimanere in vita in questo settore, più che in vita, guadagnare anche piuttosto bene. Poi Nikon Italia ha deciso di mandarmi una Z8 in prova per un paio di settimane. In una settimana ancora non ho capito qual è il profilo colore che mi piace. Se usi Nikon, fammi sapere un po' la tua a riguardo. Il menu è un po' complicato, ci sono veramente tante opzioni, ma appunto perché ci sono anche tante opzioni è anche un pro rispetto alle Sony, perché c'è tanta roba qui dentro e ne parleremo nel dettaglio nel video dedicato. Poi Porsche ha pubblicato uno dei reel che ho creato all'evento di Franciacorta per loro. È diciamo molto divertente cioè come siamo entrati in contatto. Non so se hai seguito la cosa su Instagram, se non l'hai seguita non so se voglio entrare ancora troppo nel particolare, perché non amano quando diciamo il loro nome viene trattato non come vogliono loro, giustamente, un po' come tutti i brand grossi. Però sì, per saperne di più dai un'occhiata diciamo al mio Instagram e capirai. Questo è più o meno tutto.
Se c'è qualche progetto o argomento che ti interessa particolarmente e ti interesserebbe approfondire come tecniche di montaggio, di ripresa da B-roll a camere fisse, eccetera, impostazione, eccetera, scrivilo nei commenti e il più richiesto vedrò di farlo diventare un video dedicato a rispondere alla tua domanda. Ma la vera domanda è: questi occhiali stanno bene? No, perché sono un po' alla Brad Pitt, no? Solo che io non sono Brad Pitt. Dammi un po' di luce, se no non si vede il gain. Cazzate a parte, sì, è stato un periodo bello impegnativo, sono contento di esserne uscito, è stato molto stressante, ho dormito poco, però cazzo se ne è valsa la pena. Uno, economicamente, perché non ho fatto i conti, in ogni caso ne sono uscito bene economicamente, mi sono perso quasi tutta l'estate, non che ci abbia sofferto perché a me piace il mio lavoro. Cazzo, è troppo bello qui. Mi ha fatto scoprire questa situazione Nicola Calbaris, è un bravissimo fotografo. Mi supporta sempre un sacco, ma come io non cago mai nessuno sui social, insomma, almeno questa volta voglio farti una nomination. Bravo Nicola, dai! Ottimo, ci vediamo al prossimo video, ti voglio un sacco di bene e grazie per la tua cazzo di attenzione. Ciao!